In questo approfondimento capiamo meglio il tocco appoggiato e la sua funzione fondamentale nel generare il suono e nel muting. Salve a tutti! Il basso elettrico è uno strumento ancora relativamente giovane. Il primo è stato il Fender Precision, che risale al 1951, nato come alternativa elettrica al contrabbasso, e da allora la tecnica si è trasformata e notevolmente evoluta. Sta di fatto però che lo strumento con cui il basso elettrico ha maggiore affinità e da cui trae maggiormente la propria tecnica non è il contrabbasso, bensì è la chitarra classica. Ciò che più utilizziamo della tecnica della chitarra classica ha a che fare certamente con la mano sinistra, in particolare il modo con cui diteggiamo sulla tastiera, ma soprattutto riguarda la mano destra, in particolare il tocco nelle sue due principali declinazioni, cioè il tocco libero e il tocco appoggiato. E proprio quest'ultimo è quello che impiegheremo per la quasi totalità di ciò che ci troveremo a suonare col nostro strumento. Il tocco appoggiato consiste nel pizzicare, ma sarebbe più giusto dire colpire, la corda facendo terminare il movimento del dito della mano destra sulla corda adiacente più grave, in questo modo. E laddove non avessimo una corda più grave dove far terminare la corsa del dito, utilizzeremo il nostro stesso pollice. E questo normalmente su un basso a 4 corde capita quando suoniamo la corda Mi. Come dicevo, questo è il tocco che utilizzeremo il più delle volte perché permette di ottenere la migliore qualità del suono possibile insieme al miglior controllo del muting, termine inglese con il quale di solito si indica la funzione di tenere mute le corde non interessate a suonare in quel momento. Lo string muting è un aspetto cruciale nella pratica del basso elettrico, come lo è anche per la chitarra elettrica. Il nostro strumento fa parte infatti di un gruppo trasversale di strumenti che coprono il registro basso, tra i quali c'è il contrabbasso, il trombone basso, il basso tuba, il sassofono baritono, il controfagotto, la metà sinistra del pianoforte e delle tastiere in genere e così via. Per questioni di fisica acustica, questi strumenti di rado suonano polifonicamente perché man mano che ci si sposta nei registri più gravi, l'esecuzione simultanea di più suoni può dare luogo ad interazioni sgradevoli tra le frequenze. Per questo motivo il basso elettrico suona delle linee, come fa uno strumento a fiato o un cantante, pur avendo la possibilità di suonare polifonicamente, sia pure con delle limitazioni rispetto a una chitarra e ancora di più rispetto a un pianoforte. Il tocco libero che si usa sulla chitarra, cioè quello per cui si colpisce una corda evitando di andare a toccare le altre, si può usare anche sul basso elettrico e di fatto si usa in particolare quando si vuole produrre della polifonia, situazioni in cui appunto le corde devono essere lasciate libere di risuonare contemporaneamente. Per esempio. Ma il tocco libero produce un suono più debole o comunque meno corposo, oltre al fatto che con questo tocco il dito non va ad appoggiarsi sulla corda vicina. Ora, perché è così importante appoggiare il dito sulla corda adiacente? È importante perché contribuisce a tenerla ferma, ad evitare cioè che si metta accidentalmente a vibrare, proprio perché la tocchiamo col dito che ha appena suonato, in questo modo. Anche il pollice della mano destra ha un simile ruolo. Ovviamente il pollice può essere usato per suonare, per esempio quando si desidera un suono con meno attacco e un pochino più morbido. Facciamo qualche esempio.
Oppure quando si usa il palm muting, cioè la tecnica per cui si usa il palmo della mano come smorzatore delle corde e poi si pizzicano appunto le corde con il pollice, una tecnica tipicamente utilizzata nel reg. E poi c'è un po' la regina di tutte le tecniche, quella che forse appassiona di più i bassisti, che è il thumb slap and pull. Ma il più delle volte il ruolo del pollice è quello di tenere ferma la corda più grave, che su un basso a 4 corde come questo è appunto la corda Mi. Questo è il motivo per cui è preferibile non usare il pollice come appoggio, perché nella pratica lo sposteremo spesso sia come dito che suona le corde, sia come smorzatore delle corde stesse. Dunque deve mantenere una libertà che utilizzandolo come appoggio non potrebbe avere. Per riassumere, andiamo a rivedere nel dettaglio le funzioni delle dita della mano destra nello string muting. Quando suoniamo il Mi, dello string muting si occupa in qualche modo la mano sinistra. Non appena lasciamo il Mi per andare a suonare una qualsiasi delle altre corde, che sia il La, il Re o il Sol, il pollice della mano destra va ad appoggiarsi sul Mi per tenerlo fermo. Suono il Mi, adesso andrò a suonare il La e il pollice va ad appoggiarsi sul Mi. Dunque il pollice andrà ad appoggiarsi sulla corda Mi non tanto come punto d'appoggio per il braccio destro, quanto soprattutto per tenere ferma la corda stessa. Ora, ipotizzando di suonare la corda La e di voler passare alla corda Re, problemi di string muting non ne avremo, in quanto il pollice rimarrà sulla corda Mi, mentre il tocco poggiato garantirà che entrambe le corde, La e Re, saranno sotto controllo. Andiamo a vedere nel dettaglio. Stiamo suonando la corda La, come si vede il pollice è appoggiato sul Mi. Nel caso ci fosse la necessità di controllare il Re e il Sol, questa funzione viene demandata alla mano sinistra. A questo punto, quando passiamo da La a Re, ecco che il La non crea problemi, in quanto ogni volta che andiamo a suonare il Re ci andiamo a appoggiare la corda La. Dunque il Mi è tenuto fermo dal pollice, il La è tenuto fermo ogni qualvolta l'indice o il medio, dopo aver pizzicato la corda Re, vanno a appoggiarsi sulla stessa corda La, mentre il Re è la corda che stiamo suonando. E laddove ci fosse la necessità di tenere controllata la corda Sol, questa funzione è lasciata alla mano sinistra. Un caso particolare invece riguarda il momento in cui dalla corda Re ci spostiamo alla corda Sol. Andiamolo a vedere. Stiamo suonando il Re e abbiamo intenzione di passare al Sol. In questa situazione, come abbiamo visto prima, il Mi è tenuto controllato dal pollice, il La è tenuto controllato dal tocco appoggiato, il Re lo stiamo suonando ed eventualmente il Sol sarà controllato dalla mano sinistra. A questo punto, volendo passare al Sol, potremmo incontrare un problema. Perché in questa situazione il pollice continua a controllare il Mi, il Re è tenuto sotto controllo dal tocco appoggiato, mentre il Sol sta suonando. C'è però una corda che non è sotto controllo, il La. Questa è una di quelle situazioni che potrebbe crearci qualche problema, perché abbiamo una corda non controllata. Dunque, come ovviare a questo problema? Questa problematica ha un paio di soluzioni che però io considero appartenenti ad una tecnica un pochino più avanzata. La prima soluzione è quella di utilizzare il pollice, spostandolo dalla corda Mi alla corda La. La difficoltà di questa tecnica è che il pollice dovrà in qualche modo aggirare la corda Mi per raggiungere la corda La in questo modo.
Per ovviare a questa difficoltà si può scegliere di far flottare il pollice, cioè in sostanza di tenerlo parallelo alle corde, un po' come l'indice e il medio. In questo modo il pollice può scivolare da una corda all'altra senza rischiare di incagliarsi tra le corde stesse. Ora però questa tecnica rischia di farci sentire un po' instabili sullo strumento, soprattutto in una fase iniziale di studio. L'altra possibilità è quella di utilizzare il dito anulare della mano destra per tenere ferma la corda La, in questo modo. Così, tenendo poggiato l'anulare sulla corda La, mentre il pollice rimane sulla corda Mi e le dita agiscono sulle rimanenti corde, in particolare appunto sul Sol, andandosi ad appoggiare sul Re. Anche questa tecnica però può risultare difficoltosa, dato che presuppone una certa indipendenza delle dita della mano destra, un'indipendenza che richiede un certo tempo e una certa esperienza per essere conquistata. Dunque il mio consiglio è quello di disinteressarsi di questa problematica, almeno momentaneamente nella fase iniziale dello studio, anche perché le situazioni in cui il La risulterà davvero non controllato saranno più rare di quello che si possa immaginare, e rimandare la soluzione di questa problematica ad una fase più avanzata dello studio. Come ho già avuto modo di dire più volte, nello string muting ha un ruolo anche la mano sinistra, in particolare l'indice, ma anche il medio e l'anulare, talvolta anche il mignolo. Ci sono bassisti che utilizzano anche il pollice, soprattutto per fermare la corda Mi, come del resto molti chitarristi, ma di questo avremo modo di parlare nelle future lezioni. Bene, spero che anche questo approfondimento sulle varie funzioni della mano destra suonando il basso elettrico possa esservi utile. Scrivetemi nei commenti tutte le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre perplessità, i vostri consigli, le vostre critiche, sarò davvero lieto di rispondervi. Per il momento è tutto, vi ringrazio per aver guardato anche questo video fino alla fine e alla prossima, ciao ciao!